Oggi testiamo questo microfono, il Fine A8. È adatto per far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi testiamo questo microfono, ovvero il Fine A8. Questa è la scatola, del resto l'hai vista nell'unboxing e io ringrazio i ragazzi di Fine che mi hanno mandato questo microfono per fare una review. Ora io spero che si dica Fine, nel caso scrivimi nei commenti se sai l'esatta pronuncia. Allora, questo A8 è un microfono USB abbastanza economico, un microfono probabilmente per live streaming, per gaming. Non mi sento di consigliartelo laddove tu voglia fare delle registrazioni professionali. Però, rispetto a una volta, i microfoni anche economici come questo, perché costa 47 euro nel momento in cui ti faccio questo video, dicevo anche i microfoni economici USB rispetto a quelli un po' più datati suonano decisamente meglio. Ed è anche il caso di questo microfono, il Fine A8. Proviamo a descrivere un po' questo microfono. È un microfono USB, ce lo siamo detti, un microfono a condensatore. Un microfono a condensatore, quindi lo colleghi direttamente al computer e hai un microfono che è molto sensibile, quindi occhio all'ambiente nel quale registri, anche se fai live streaming, anche se fai gaming, eccetera. Se il tuo ambiente non è acusticamente trattato o è pieno di riverbero, di riflessioni, forse questo microfono non è la scelta migliore, anche se sulla confezione, in realtà anche nelle istruzioni, ho visto un po' di persone in giro che comunque parlavano di questo microfono come un microfono che, pur essendo a condensatore, tutto sommato non assorbe tantissimo di ciò che c'è intorno, quindi più o meno focalizzato sulla voce. Per quanto può essere, comunque è un microfono da 47 euro. È un microfono con un pattern polare cardioide, significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro, quindi questo è un aspetto positivo. A proposito, stai vedendo che io ho delle cuffie. Queste cuffie sono collegate direttamente al microfono e sto ascoltando con latenza zero. Questo è veramente molto importante, quindi vuol dire che io sto registrando qui sul mio computer, sto ascoltando dalle cuffie e non c'è assolutamente ritardo. Questo è veramente indispensabile, ok? E questo è un vantaggio grossissimo di questi microfoni, quindi pur costando poco hanno questa caratteristica. Altra caratteristica importante è il tastino del muto. Anche in questo caso, come altri microfoni USB, non c'è più bisogno di premere il tasto ma di sfiorare. Proviamo. Ok, adesso sono ritornato, quindi anche come altri microfoni che ho recensito in passato, questi nuovi microfoni USB, pur essendo economici, ripeto, hanno il mute, il tasto mute, che è molto importante, ma non fa rumore, quindi se anche tu stessi registrando e volessi tossire, per esempio, potresti non dover fermare la registrazione, ma semplicemente fare... Ok? Benissimo. Quindi ti ho parlato del tasto mute che per me è importante, il pop filter in ferro davanti, la latenza zero delle cuffie e in ultimo ti devo parlare dei colori, perché questo microfono, come quasi tutti i microfoni USB, ha un sacco di colori. Vedi? Cambiano tutti i colori del mondo. Ok, teniamolo rosso. Quindi ci sono o i singoli colori oppure una combinazione di colori. Ora, a me importa poco di questo aspetto perché
sicuramente non lo uso nei miei video, non faccio gaming e quindi tutto sommato l'aspetto ludico, diciamo, dei colori mi interessa poco. Se vuoi saperlo si possono anche togliere, cioè l'ultima combinazione dei tastini è quella spenta, quindi lo spegni definitivamente. Allora, che cosa ne penso? È un microfono che costa 47 euro, è un microfono che rispetto a microfoni USB di 4-5 anni fa che costavano sempre intorno ai 50 euro, questi microfoni qui sono infinitamente migliori. Detto questo, è un microfono per gaming, è un microfono per live streaming, non è assolutamente un microfono per fare registrazioni professionali. Quindi se cerchi un microfono per fare delle video call, per fare dei corsi di formazione, per fare gaming, per fare live streaming, assolutamente sì. Tra l'altro dalla confezione, te l'ho fatto vedere nell'unboxing, però ci tengo a fartelo rivedere, esce anche questo affarino qui. A che serve questo affarino? Serve appunto a togliere il microfono dalla base, fermo restando diciamo, il ragno, e questo puoi attaccarlo a qualsiasi braccio tu abbia, quindi quelli dall'alto, dal basso, insomma dove ti pare. Questo può essere comodo perché magari a qualcuno può dar fastidio che sia qui sulla scrivania, lo vuole sul braccio in alto oppure in basso. Ecco, con questo affarino qui che è compreso nella confezione, puoi tranquillamente mettere questo microfono dove ti pare, su qualsiasi tipo di braccio. Credo sia una cosa molto molto carina questa, in modo che tu hai la doppia possibilità. Sul retro, questo microfono, ma l'hai visto nell'unboxing, ha il gain, quindi tu puoi alzare e abbassare il gain del microfono, quindi a 0 il microfono è muto, al massimo invece il microfono sta registrando. Ti dico il settaggio che io ho in questo momento è quasi al massimo. Ok, sarà intorno al 9, 9,5. Perché tutto sommato, pur essendo un microfono a condensatore, non ha una spinta eccessiva. Ovviamente è USB, quindi non te ne frega niente di schede audio, lo attacchi e va, quindi con qualsiasi computer va, ok? Ci tenevo a dirti questa cosa, l'avevo dimenticato prima. Bene, io credo di averti raccontato tutto, fammi sapere se hai domande, dubbi, curiosità su questo microfono, sui microfoni USB, in generale su tutti gli argomenti del mio canale. Grazie e noi ci vediamo settimana prossima.